Messina in onda, senti che gira, da una stanza a lungomare fino in cima, le nostre voci sopra. Ciao amici di Messina in Onda, benvenuti in una nuova puntata. Oggi abbiamo un tema davvero particolare, molto complicato, ma allo stesso tempo molto affascinante secondo me. Come si accompagna un bambino nella crescita? O meglio, cosa deve esserci attorno a un bambino perché possa sviluppare al meglio il suo potenziale e crescere in salute? A rispondere a questa domanda non sarò solo, anche perché non potrei farlo. È qui con me la dottoressa Francesca Sofia, psicologa clinica specializzata nei disturbi del neurosviluppo in età evolutiva. Ciao Francesca. Ciao. Allora, per rompere il ghiaccio, tu di cosa ti occupi più che altro nel tuo lavoro? Cosa stai facendo per ora? Allora, io ho fatto un lungo percorso di studi, mi sono laureata prima triennale in scienze e tecniche psicologiche e poi mi sono specializzata con una laurea magistrale di 2 anni in psicologia clinica nel ciclo della vita. Però grazie poi al tirocinio che ho fatto un tirocinio di 1 anno dopo la laurea in uno studio dove appunto arrivavano questi bambini con disturbi del neurosviluppo. Questa cosa mi ha affascinato un sacco, perché di base ho iniziato a studiare psicologia perché appunto, come hai detto tu all'inizio, mi affascinava, perché pensavo fosse affascinante capire in che modo le persone funzionano. Nel senso che molti pensano che lo psicologo sia una persona che ti legge nel pensiero. Invece io non pensavo quello. Io pensavo come funziono, cioè cosa si attiva nel mio cervello quando per esempio decido. Cosa si attiva nel mio cervello quando so fare un'azione. Cioè nel senso io scelgo di alzare la mano e la alzo. Come ho fatto? Cioè, all'interno del mio cervello cosa è successo? E poi in generale ovviamente anche per aiutare gli altri. Questo in particolare con i bambini, perché ho sempre avuto una propensione verso i bambini e perché aiutare i più piccoli che hanno davanti una vita molto più lunga rispetto ad un adulto, certo, dici, mi sembrava più funzionale. Ha più un impatto. Esatto, quindi il motivo è quello. Ok, siamo qua comunque a rispondere a un tema complesso, comunque a snocciolarlo. Il tema è appunto quale dovrebbe essere l'ambiente giusto per lo sviluppo di un bambino, ok? Allora, è un concetto difficile, nel senso che la maggior parte delle volte quando si parla di ambiente sicuro, ambiente sano, si pensa subito ad un ambiente fisico, cioè a un luogo. In realtà non è proprio così, o meglio anche. L'ambiente viene rappresentato da tutte le relazioni che può avere un individuo, in questo caso il bambino, quindi con i genitori, con la scuola, con la famiglia in generale, se ha fratelli, se ha parenti vicini, magari i nonni che vivono con lui, e le relazioni poi con i pari. Ok, tutti influiscono. In che senso? Nel senso che la prima relazione significativa di un bambino è con la mamma. Ok, perché è la prima persona che incontra? Sì, perché è la persona che viene definita anche caregiver, cioè la persona di riferimento per il bambino. Non è sempre così. Può essere il padre, può essere una nonna, può essere una zia, può essere un amico, ma nella maggior parte dei casi questa figura viene rappresentata dalla mamma. E la relazione con questa figura, col caregiver, è importante per tutta la sua vita. Nel senso che la mamma è tenuta a svolgere il ruolo di genitore, che non è facilissimo, nel senso che nessuno nasce genitore, per cui è veramente difficile riuscire poi a educare, dare le regole, quindi essere autorevole, non autoritario, ma neanche permissivo. Intanto da quello dipendono tante cose. Ok. Proprio questo è il punto, cioè intanto partiamo dal fatto che secondo me, quindi ti troverò d'accordo, che secondo me il genitore è il mestiere più difficile e complicato che esista. Non sono genitore, ma ti assicuro di sì. Neanche io, ma cioè da quello che si dice tutti hanno problemi, quindi Infatti, nel senso... tante volte dico
È facile per me perché ho passione, dico per me il mio lavoro è la mia vita, io non farei nient'altro, ma è facile perché non sono io il loro genitore. Capisco che dire poi ai genitori anche cosa fare, quali strategie mettere in atto, per me sia semplice, per loro poi attuarle no. Assolutamente, qua non vogliamo giudicare, vogliamo però parlare di questo discorso. Secondo me è importante, che c'è anche da dire comunque, ok, non siamo genitori, però nella nostra vita ci si può trovare nella figura di educatore. E spesso è difficile perché non ci si sa come comportarsi verso certi atteggiamenti e ci si chiede cosa dovrei fare per non sbagliare. Ti voglio fare questa domanda. Esiste, secondo me, può esistere un manuale scritto di azioni e comportamenti che uno deve sapere? Allora, io sono del parere che una regola per tutti non esiste, Ok. ma esistono delle strategie che comunque funzionano, e questo non lo dico io ma studi scientifici, per cui anche durante appunto i parent training, che sono i training fatti proprio ai genitori, si danno proprio tutti quegli strumenti utili che sono delle strategie, delle procedure da attuare con i figli. Ok, e più o meno, ecco, sono quelle. Vuoi un esempio? Sì, sono curiosissimo. Se poi li fanno a Messina, dico, diciamolo perché non ne avevo idea. Ovviamente sì. Allora, faccio un esempio. Molto spesso capita che i bambini magari sia con disturbi del neurosviluppo sia bambini normotipici, in quanto bambini, facciano i capricci. Ok, contro un capriccio. Allora i genitori, vabbè, la prima volta dicono no, riescono, il bambino ci sta e va bene. La seconda non ce la fanno, la terza sono stanchi, non possono sentire quel bambino piangere perché non lo tollerano, quindi poi Tieni Gioia, dillo. tendono a darglielo. Ok. Quello rientra in quel comportamento che poi diventa disfunzionale perché che è permissivo, perché il bambino arriva a prendersi gioco del genitore. Ok, se piango me lo dà, ok, se grido me lo dà. Associa al fatto che si comporta male, comunque un'azione che non dovrebbe essere, Ha capito come fare per ottenere. E poi pretende, una volta fatto questo, pretende che questo sia fatto in tutti gli ambiti. Ok, va a scuola, piange, la maestra però non glielo dà, non va bene. La mamma me l'ha dato, perché la maestra no? Quindi cosa si dovrebbe fare? Quindi, ad esempio, in tantissimi casi si dice al genitore proprio di attuare una procedura di estinzione del comportamento. Cioè, estinguere significa eliminare il comportamento problema. Come? A parole è facile. No, vabbè, certo. Ignorarlo totalmente. E per questo prima ho detto che per noi è facile, per noi in quanto terapisti. C'è la teoria, c'è la pratica. No, ma anche noi nella pratica riusciamo, ma io genitore, che sono coinvolto anche emotivamente, no, nei confronti di mio figlio, sì, ok, voglio agire secondo il suo bene, ma per me è difficilissimo ignorarlo, perché poi penso, ora piange, poi diventa tutto rosso, e se poi non la smette, se poi lo devo portare dal dottore, e se poi non ce la faccio, e se si dispera, e se non riesce a respirare, questi sono i pensieri del genitore. Mentre lo psicologo, essendo un esterno a questo discorso, riesce anche a comprendere in un certo senso che, ok, piangi, prima o poi la smetterai, ti stancherai tu di piangere. E questo è il metodo giusto, quindi? In tantissimi casi, Ok. sì. Cioè, ok, piangi perché vuoi il gelato e io non te lo voglio comprare. Io non continuo a dirti no. Sai che ti ho detto no. Basta una volta. No. Facciamo altri esempi, perché diciamo di situazioni ce n'è tante. Ok, ad esempio, se ci si trova davanti magari vabbè, mi viene da dire ragazzo, però un bambino che ha uno scatto d'ira, o al contrario ha un mutismo, ok? Cioè tu come ti dovresti comportare cioè cosa dovresti fare o non fare? Allora, in realtà dipende. Cioè, appunto, come dicevo prima, non esistono delle regole per tutti. Dipende da caso a caso. Ora, perché il bambino si è arrabbiato e ha emesso quel comportamento così drastico? Ok, io lavorerei sull'antecedente, cioè capire cosa ha portato il bambino ad avere
quello scatto di ira improvviso, soprattutto se è improvviso, oppure al contrario, cioè tende a isolarsi. Come mai tende a isolarsi? Cosa è successo? Quindi lavoriamo sull'antecedente, cioè se il bambino ha discusso con un compagno di classe che lo ha fatto arrabbiare, lo ha infastidito, ok? Mhm. Giustifico tra virgolette il suo scatto d'ira, ma nel senso che riesco a capire le motivazioni, non che giustifico l'azione. Riesco a capire le motivazioni e lavoro sull'antecedente, lavoro sull'evitare che ci sia la lite. Ok, vabbè, bisognerebbe anche insegnare a controllarsi comunque, certo, un bambino, sempre un bambino. Sulla gestione, tu dici, certo, gestire le proprie emozioni. La maggior parte delle persone che ha degli scatti, ok, ma di qualsiasi tipo, non soltanto di rabbia, ci sono quelli che magari a un certo punto piangono. Ok. Ok, oppure delle risate improvvise che magari sono anche un po' nervose. Succede perché c'è un sovraccarico emotivo non gestito. Mhm. Quindi lì bisognerebbe lavorare sulla gestione delle emozioni, intanto saperle riconoscere. Tutti le conosciamo le emozioni, prova a fare questa cosa, vai in giro e dici alle persone di fare un'espressione del viso per ogni emozione. Facciamolo. Prova, non tutti la sapranno fare o comunque penseranno di saperla fare ma non si vedono perché non hanno di fronte uno specchio, hanno te che li stai guardando. Ok. È un esercizio che fai con i bambini o No, i bambini sono troppo piccoli. Poi per quanto riguarda i disturbi del neurosviluppo è anche una delle caratteristiche per cui magari alcuni non riescono a farlo. Però io ci ho provato nella mia vita quotidiana anche con altri, con il mio ragazzo, con mia mamma, con mio padre, l'ho fatto. E ti assicuro che non tutti riescono. Sono convinti di sta facendo una faccia triste, magari in realtà sono Ok. ok? Perché non riconoscono quell'emozione, ok? L'hanno sperimentata poco, probabilmente. Nel tuo lavoro, cioè lavorando a contatto con i bambini, ti sono capitate magari situazioni particolari in cui hai dovuto utilizzare appunto questi strumenti o comunque puoi dare altre nozioni ai genitori, no, per come Per le comportarsi? emozioni, allora per le emozioni noi tante volte diamo ai genitori proprio la possibilità di leggere dei libri. Esistono dei libri che permettono al bambino, per esempio, di accettare il no. Ok. Sono dei libri ovviamente proprio per bambini, quindi illustrativi, con le immagini, con tanti colori, cosa che anche noi facciamo in studio perché è più facile conoscere l'emozione se gli dai un colore. Ok. Che non deve essere per forza uguale per tutti, cioè la rabbia tutti la conosciamo rossa. Anche perché poi c'è stato anche il film, ok, di Inside Out, per cui poi tutti abbiamo associato il rosso alla rabbia, il giallo alla gioia, ma per esempio per me la gioia non è gialla. Per me la tristezza non è blu. Vabbè, punti di vista. Esatto, ognuno è giusto che abbia la sua associazione in base alle sue esperienze. E questi libri, come ti dicevo, aiutano perché spiegare a dei bambini una situazione facendo riferimento ad altri e non a loro direttamente è più facile. Ti aiuta a capire, è certo. più facile. Loro non si sentono giudicati, Certo. sanno che in quel momento non stanno parlando di loro, ma si rivedono, perché anche a loro è capitato. Sicuramente un grande problema che posso immaginarmi è quello di farsi ascoltare, no? Da proprio figlio, comunque diciamo dal bambino. Quindi cosa deve succedere per questo? Comunque quando non ti ascoltano, magari. Anche lì esistono delle strategie ben precise, proprio a livello comportamentale, per ecco, poi dipende, nel senso che non è che se io voglio che il bambino accenda la luce a tutti i costi il bambino mi deve accendere la luce, dipende, devono sempre essere delle cose orientate, funzionali, che abbiano un motivo. Cioè io insegno al bambino delle cose che a lui servono effettivamente per la sua vita quotidiana, non delle cose che deve fare tutto, mi secco, alzarmi e prendere il telecomando. No. Ok, no, vabbè. Okay. Ma cioè, al lavoro magari da te ti capita di dover fare degli esercizi e poi giustamente tu lavori con bambini, come dicevi, non normodotati. Però nel senso, se puoi fare un'equivalenza. Allora sì,
Intanto faccio un esempio per renderlo magari più concreto. Noi insegniamo magari ai bambini a dire il loro nome, perché la maggior parte delle volte tendono a chiamarsi in terza persona. Quindi se tu gli chiedi come ti chiami, loro ti rispondono, tipo nel mio caso, Francesca. Oppure se gli chiedi al tempo stesso a chi tocca, stiamo facendo un gioco e tocca a me, a chi tocca? A Francesca. Ah, ma Come se fosse un'altra persona, ok? ok, In ok, terza persona, non dicono tocca a me. ok, ok, è un, ok. Quindi come facciamo? Allora, la prima volta lo diciamo, tocca a me. E loro ripetono, tocca a me. Al secondo giro, quando ripeteremo a chi tocca, diranno sempre a Francesca. Ok? A quel punto noi porteremo la mano sul petto. Tocca a me. Loro quindi associano questa mano al petto a questa frase. La volta dopo, anche solo guardando me che faccio senza Ok, ok. parlare, iniziano a dire a me. Tocca a me. Ok, ok. Sfumiamo poi, ci sono proprio delle procedure, cioè shaping, fading, ok, hanno dei nomi ben precisi che ti permettono poi di sfumare questo aiuto che in questo caso, questo aiuto si chiama prompt, in questo caso è visivo, è un prompt visivo perché loro guardano, ok? C'è anche quello fisico che facciamo all'inizio, cioè proprio portiamo la loro mano fisicamente, noi, al petto, Ok, ok. sfumiamo, andiamo dal fisico a quello visivo, all'indicazione, fino ad arrivare al punto che noi non diremo più nulla e loro saranno in grado di dire a me. Cioè, il mio obiettivo era quello appunto di capire, cioè, inizialmente abbiamo parlato di ambiente, che c'è bisogno di, diciamo, di l'ambiente adatto per poter far sì che il bambino cresca, diciamo, al massimo delle sue potenzialità e in salute. Questo ambiente quindi è definito sicuramente dai genitori e dalle figure, ok, che vi sono, che hanno attorno. Sì. Ci sono altri elementi? Allora, sicuramente quello è fondamentale, ma come ti dicevo prima, oltre ai genitori, svolgono un ruolo fondamentale anche la scuola, gli amici, quindi tutti i contesti. Tutti i Ecco, contesti. l'ambiente può essere definito come una rete di contesti in cui l'individuo vive fondamentalmente e anche la relazione tra di loro di questi ambienti. Quindi il fatto che ci siano le stesse regole, ci siano gli stessi metodi, fa sì che ovviamente il bambino sviluppi in modo più efficace. Che caratteristiche devono avere, se ci sono delle caratteristiche che devono avere questi ambienti? Mm, Allora, sicuramente per quanto riguarda la famiglia, si parla di attaccamento sicuro. Mm. Cosa significa? L'attaccamento sicuro è quella relazione che il bambino ha con i genitori che vede proprio nella figura di riferimento, il caregiver, no? Un porto sicuro. ok. Che non significa avere dipendenza da quella persona, ma anzi al contrario, cioè sapere che quella persona c'è. Quindi io posso allontanarmi, posso giocare, posso andare a scuola, posso uscire con i miei amici, Ma so che ho un porto sicuro, che ok. ho una figura che per qualsiasi problema, per qualsiasi motivo, c'è, su cui io posso contare. Questo, diciamo, vi è il bisogno di questa Ne figura. esistono altri disfunzionali, ora io ti parlo dell'attaccamento sicuro perché è quello corretto, è quello da mettere Ok, in atto. Ne ok. esistono altri, esiste quello evitante, esiste quello ambivalente, ne esistono tanti, però per quanto riguarda la famiglia, ecco, se mi chiedi quale strategia, qual è il modo giusto per approcciare al bambino, è questo. Ok, come una domanda che segue, nel senso come far sì che si può impersonificare questo ambiente sicuro, questo caregiver, no? Cioè io da madre, da padre, da fratello, come posso far sì che Allora, possa essere valido? in modo spiccio proprio per Vai. farti capire, Sì. è dare il bastone e la carota, nel senso che, allora, mettiamola così, non posso dire sempre sì, perché non faccio il tuo bene, non posso neanche dire sempre no, perché anche lì non faccio il tuo bene,
ma devo alternare, ok? Mhm. Il sì e il no, spiegandoti le motivazioni. I bambini, c'è l'idea che il bambino è piccolo, tanto non capisce. Assolutamente no. Bellissima frase, quindi anche il Assolutamente trattare no. un bambino non giustificandolo troppo, cioè poi dimmi tu fino a che punto, perché molto spesso vedo, vabbè ma è piccolino, lascialo stare, fagliela passare. Spesso però cioè, il trattare quindi un bambino da più grande può essere anche Sotto utile, questo cioè, punto di nel senso. vista sì. Sotto questo punto di vista sì, nel senso che, non bisogna, pensare che il bambino in quanto piccolo non sia una persona intelligente, anzi ci sono dei bambini che sono molto più furbi di persone adulte. E stando a contatto con i bambini dico, lo so, però, da un altro punto di vista invece no, cioè trattarli come adulti, Mm. no, perché, è vero anche che non posso utilizzare ad esempio un linguaggio, formale con un bambino e non perché o meglio, non mi capirebbe, ma perché non mi capirebbe? Non perché è stupido, non è furbo, non è intelligente, non mi capirebbe perché all'interno del suo vocabolario non sono Non ci sono presenti quelle quelle parole ancora ed è giusto che sia così, nel senso che a 1 anno il bambino solitamente ha circa 50 parole all'interno del suo vocabolario. Se io ne uso alcune che ho imparato adesso all'università, non posso pretendere che lui a 1 anno le sappia. Semplicemente quello. Anzi, cioè, però i bambini sono super furbi, cercano di captare molto spesso, perché poi sono delle spugne, quindi tante volte capita che magari il genitore, proprio perché pensa, vabbè, è piccolo, non capisce, parla con noi davanti a lui, e questo è totalmente sbagliato, perché lui sta lì e magari lo fa anche apposta, Quindi perché ha sicuramente capito. trattare i bambini comunque come esseri intelligenti, Assolutamente sì. ovviamente con i propri limiti per l'età, più che altro, non perché Certo, non capiscono. rispettando il loro funzionamento, rispettando la loro età e tutto quello che ne deriva. Ti volevo fare una domanda, cioè, può sicuramente, cioè, ovviamente i bambini fanno i capricci, i bambini a volte non ascoltano, però qual è la linea che dice ok, questo qua è un comportamento passeggero e invece quando io devo andare a rivolgermi magari a un professionista? Perché Ok, allora solitamente succede così, o i genitori o la scuola tendono a venire da noi e chiedere c'è qualcosa che non va? Oppure no. Perché però? la scuola viene da voi? No, la scuola dice alla famiglia di Ok. andare a fare una valutazione perché secondo loro c'è qualcosa che non va. Ok. Oppure la famiglia stessa nota dei comportamenti per cui dice aspetta, vediamo, magari sì, magari no, non è detto. Mi è capitato anche che siano venuti dei bambini, o meglio dei genitori che pensavano che i figli dovessero obbligatoriamente avere qualcosa perché non era normale il comportamento, invece non era così e magari erano appunto i capricci tipici di bambini, oppure ancora peggio, quando il problema non è il bambino, Ma sono i ma sono i genitori. genitori. Può succedere, può succedere. Però ti dico quali sono effettivamente questi comportamenti. Allora, solitamente i comportamenti sono gli stessi, cioè nel senso gli stessi di quelli normali, dei capricci normali, è la durata del comportamento, la frequenza del comportamento che incide. Ok. Se il comportamento si ripete, ok, con una frequenza descritta proprio, c'è un manuale diagnostico e statistico dei disturbi, il DSM-5, al cui interno proprio c'è scritto che ogni disturbo, proprio per poter essere diagnosticato, si deve presentare tot volte al mese, tot volte per tot tempo. Ecco, quindi lì magari uno dice ok, una volta può essere il capriccio, 2 volte può essere il capriccio, qua è una cosa che si ripete in continuazione, c'è qualcosa che non va. Chiaro, È ok. possibile. Mi hai risposto benissimo. A volte vedo che per farsi ascoltare i genitori minacciano, cioè nel senso dicono vedi che fai questo qua, questa cosa che ti ho detto perché sennò ti do botte, perché sennò ti levo la PlayStation, perché sennò cioè un pochino c'è questa sorta di minaccia. È funzionale? No,
anche se deriva da una cosa un po' più lontana, Ok. nel senso che è una sorta di rinforzo positivo, rinforzo negativo, punizione positiva o punizione negativa. Se fai questa cosa ti do una caramella, rinforzo positivo. Ok. Se non lo fai ti levo la PlayStation. E tu dici, cioè nel senso non ho capito, Negativo. bisogna farlo entrambi o nel senso No, bisogna nel senso scegliere? che i genitori, appunto, come dicevo prima, sono stanchi e quindi tendono a fare questa cosa che risulta poi una minaccia, lo capisco, Oh. quasi un se non lo fai ti do botte, ti picchio, ok? In realtà è funzionale da un certo punto di vista, ma col rinforzo positivo, cioè vedo effettivamente quali sono i tuoi interessi. A questo bambino piace fare i puzzle. Mm. Io genitore lo so, Mhm. io terapista no, quindi faccio una valutazione prima, ok? Si chiama proprio pairing, per cercare di capire quali sono gli interessi del bambino. Una volta che ho capito quali sono i suoi interessi, è proprio un assessment delle preferenze, si chiama, Agli proprio strumenti. per capire quali sono effettivamente i suoi interessi, da cosa è motivato il bambino. Allora io uso questi oggetti per ottenere da lui poi delle azioni che sempre ovviamente sono coerenti e giuste Giustificate, per la sua vita quotidiana, no? Nel nostro caso in studio possono essere, per esempio, che ti posso dire, a livello didattico, se facciamo potenziamento per i DSA, piuttosto che con i più piccolini, per i tempi di attesa, cioè i bambini non riescono a stare seduti per troppo tempo perché si alzano, vogliono giocare, vogliono andare, quindi non riescono ad aspettare, e questo poi nella loro vita quotidiana è un dramma, perché la mamma non si può fermare al supermercato a parlare con un'amica che non vedeva da 5 anni, perché il bambino inizia a fare mamma no ti prego andiamo, non riesce ad aspettare neanche 2 minuti, per cui deve imparare ad Penso sia anche un aspettare. problema di quest'epoca il non saper aspettare. Esatto. Quindi se un bambino non vuole aspettare, io non faccio un rinforzo negativo, ma faccio un rinforzo positivo. Questo ho capito. Allora, non al supermercato. Ok. È una cosa che si fa sempre in un setting ben preciso, come per noi in studio, in modo tale che poi lui lo generalizzi in altri contesti che possono essere quelli della vita quotidiana, come il supermercato. Fammi un esempio. No, in studio, per esempio, facciamo la campanella, cioè il bambino deve stare seduto con un timer. Ok. Ovviamente all'inizio, se il bambino non è abituato, durerà circa 30 secondi. E poi piano piano arriveremo a farlo durare 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti, 7, 10. Cioè al suono della campanella puoi sguinzagliarti. Io dico, stai seduto, quando la campana suona ti puoi alzare. Intanto so che il suo rinforzo in quel caso è alzarsi. Non ho bisogno di trovare un altro motivatore, ok? Perché già il fatto di alzarsi, lui vuole alzarsi. Cosa vuole? Da cosa è motivato? Vuole alzarsi. Chiaro. Ma diciamo nel caso in cui si è al supermercato, comunque in generale rapporto madre-figlio, una madre come fa a utilizzare appunto questo strumento? Estingue. Quello che dicevo prima. Ok, piangi, io devo parlare. Ok. Piangi. Prima o poi si stancherà. E per il discorso minaccia? Cioè non va bene se il dire ti levo, fai questo che ti ho detto perché ti levo questa cosa, ti do botte? Allora, magari ti do botte no, però anche a noi capita di dire ok, se non fai l'attività non puoi andare a giocare. Ok, ti sto avvisando che effettivamente ti serve fare l'attività per poter fare quello che tu vuoi fare. Oppure C'è ti do gruppo un di premio. bambini, oppure ti do un premio. Sempre con una cosa motivante, non con le botte. Ok. Diciamo la grande frase quando ci vuono è sbagliata? No, io sono d'accordo, non sono la psicologa, no, non si alzano le mani perché se no, no. Nel senso che ovviamente, ecco, non stiamo parlando di pugni, schiaffi, calci ai bambini, assolutamente no,
Però io sono cresciuta così con le botte quando Ma ci dico, da volevano. un punto di vista scientifico sono effettivamente utili o si può, cioè non ha assolutamente senso, mai? Oggi Mm. tutti tendono a no, le mani non si alzano perché se no il bambino apprende che è quello il giusto modo di reagire, quindi come la mamma lo fa nei confronti del figlio, il figlio poi lo fa con Che i può suoi avere confronti. senso. Vero? Mm. Però sono del parere che ci sono situazioni e situazioni, nel senso che io lo dico, non si fa, tu lo fai, te lo ridico, non si fa, la terza volta te lo ridico. Hai le tue conseguenze, ben chiaro, Lo ben so. chiaro. Ecco, non partirei subito. Sicuramente Ovviamente no, deve essere sempre una cosa per un motivo ben preciso, con uno scopo ben preciso. Non lo faccio per fargli male, ok? Cioè lo scopo ultimo non è giustamente quello di ferire il bambino, assolutamente no. chiaro. Spesso è anche controproducente il dire magari vedi già dalla prima volta, comunque vedi che ti do botte, vedi che ti do botte, vedi che ti do botte e poi neanche gliele dai, fa sempre quello che vuole, tipo può essere anche peggio, no? Certo, lì è che si prende gioco, perché dice vabbè tanto lei lo dice e poi non lo fa, quindi posso continuare, anzi glielo faccio apposta perché so che lei non vuole. Ok, abbiamo parlato quindi dei problemi, ok, può avere il bambino che può presentarsi, però molto spesso noi, come in qualità diciamo di figura di riferimento, passiamo al bambino le nostre ansie, le nostre paure, i nostri momenti di stress, ok? Quindi come possiamo noi iniziare a lavorare su noi stessi per, diciamo, essere di buon esempio? Allora, anche qui ti dico sì, intanto è vero il fatto che poi alla fine il genitore è il modello del figlio, no? Cioè ogni bambino vede la mamma piuttosto che il papà come un modello da seguire. E quindi da genitore vuoi in qualche modo essere perfetto. La figura perfetta. Ma perfetti non siamo. Esatto. Il genitore dovrebbe intanto avere consapevolezza di questo, alcuni non ce l'hanno. Proprio perché, anche qui ti faccio un esempio, quando tu dici vado dallo psicologo, tutte le persone che ti circondano ti dicono perché? Sei pazzo? Certo, c'è Cos'hai? uno stigma. Cos'hai? Ma che ti è successo? Guarda che se vuoi puoi parlarne con me. Stai male? Ecco. Bene, ora, se un genitore ha consapevolezza invece del fatto che parlare con una figura che effettivamente ha studiato e ha delle competenze per poterti aiutare, il che non significa che lo psicologo ti dica esattamente cosa pensi o cosa devi fare quotidianamente, no, ti aiuta semplicemente a riconoscere, ok, delle difficoltà che tu sai di avere ma non sai gestire e ti dà quegli strumenti per aiutarti a gestirli. Quindi io invito tutti a fare un percorso perché non è come il dottore, no? Sto male, mi fa male il braccio, vado dal dottore e mi cura. No. È un prevenire. È un prevenire, ma il fatto che di base tutti abbiamo le nostre ansie, cioè io vorrei una sola persona che mi dice io non ne ho ansia, io non ho paura di nulla, io non ho nessun pensiero negativo, non mi è mai capitato di arrabbiarmi troppo, cioè ecco, È siamo difficile esseri umani. essere perfetti, ovviamente. Quindi ecco, la perfezione non esiste e trovare una persona intanto esterna alla tua vita, che da un lato è negativo perché la maggior parte delle persone pensano e poi che dico? Vado lì e che cosa dico? E se mi blocco e non dico niente? Che faccio? Non lo conosco, quindi non sa perché, ma mi analizza, cioè se io sto zitto che pensa di me? Ok, in realtà non è così, in realtà è semplicemente una figura che è lì per ascoltarti, se ne hai voglia. Se non ne hai voglia puoi anche stare in silenzio, perché anche il silenzio è comunicazione. Molti dicono ma come scusami il silenzio? Cioè se io sto zitto, no, la postura è comunicazione, il silenzio è comunicazione. Molto spesso cioè, si evita anche di andare dallo psicologo in primis perché non se ne capisce l'efficacia e l'importanza
poi si va appunto quando si hanno problemi. Però anche cioè diciamo che è anche gratuito spesso andare dallo psicologo, ci sono delle opportunità, anche il primo incontro. Parte dei bonus, ci sono proprio dei bonus psicologo che so che hanno messo. Ecco, vorrei parlare intanto di questo, e anche che mi dicevi prima che ci sono, diciamo, non dei gruppi, però degli eventi, ecco, non ho ben capito, per seminari per i genitori, all'inizio ne parlavamo. No, il parent training, dici. Ok, No, ma non sono seminari, sono proprio degli incontri che facciamo con i bimbi che seguiamo. Cioè noi, oltre a fare l'incontro con i bambini, dobbiamo fare obbligatoriamente l'incontro con i loro genitori perché c'è un percorso da seguire, devono essere anche loro parte. quello che ti dicevo all'inizio per l'ambiente, no? L'ambiente sano, cioè se il bambino arriva a un certo punto ad avere un comportamento funzionale e adeguato comportamentalmente, cognitivamente in studio, ma fuori fa. Questo vuol dire che c'è un problema C'è un fuori. problema. Quindi lì si passa a generalizzare il comportamento che abbiamo ottenuto in studio anche negli altri contesti. Ed è fondamentale la presenza dei genitori, perché i genitori devono sapere quali strategie abbiamo usato per far sì che il bambino si comportasse in questo modo qui, in modo tale che loro le ripropongano poi a casa. Bisogna parlare anche con le maestre, così che loro le ripropongano anche a scuola e lui veda Certo. questa coerenza in tutti i contesti che frequenta. Niente, sarebbe bellissimo avere questo manuale da divulgare anche magari a chi vuole in autonomia documentarsi e sapere di più sul come comportarsi e non rimanere ok, adesso che faccio? Esistono anche dei corsi, so che molti genitori li fanno proprio i corsi, che non sono dei corsi per fare i bravi genitori, ma sono dei corsi che ti danno in qualche modo degli strumenti, delle metodologie da poter mettere in atto. Sono dei corsi che abbiamo fatto ovviamente anche noi per poter fare questo, ma che molto spesso aiutano loro a capire anche solo quello che noi facciamo e come poterlo fare anche loro a casa. Per quanto riguarda il bonus, mi dicevi? Che so che esiste questo bonus, è stato messo, poi è stato tolto, poi è stato rimesso il bonus psicologo, però esistono delle piattaforme online che ti permettono di fare una prima prova gratis praticamente, perché molto spesso un altro pensiero è quello di dire ok, se non mi trovo bene. Certo, fai una prima prova per vedere come ti trovi. Invece voi a Messina dove operate? Come vi chiamate? Nel senso... Questo non lo possiamo dire. Quindi in caso se dei genitori volessero contattarti, come ti dovrebbero contattare? Email? Sì, Fax? per email. Sì, per email, oppure possiamo mettere il numero di telefono, un contatto comunque. Sei disponibile a fare qualche consulenza in caso? Assolutamente sì. Top. Vorrei fare un gioco con te, ovvero ti dico delle frasi, spesso dei cliché, e tu mi dici se sono effettivamente dei cliché o delle realtà. Avrei anche, cioè puoi avere anche qualche piccolo secondo, qualche secondo per elaborare, no? Qualche Ok. pensiero. Allora, partiamo. Cliché o verità? Gli psicologi analizzano costantemente amici e parenti anche fuori dallo studio, magari durante una cena o un'intervista. Cliché? Non mi sento per niente psicoanalizzato, ragazzi. Non solo, ma ti immagini, già lo facciamo al lavoro tutto il giorno? Anche no. Basta. Quanto devo lavorare, non ce la faccio. Lo psicologo legge nel pensiero e ti capisce solo guardandoti negli occhi. Cliché. Lo psicologo... Ma come? Lo psicologo non dovrebbe mai dare consigli diretti su cosa fare della propria vita. Verità, ma leverei il mai. Ok, perché tu dici ma... Dipende. Ok, Solitamente no, ma dipende. se ne hai bisogno, te lo dico. Esistono persone che sono dominate dal cervello destro, creativo, o dal cervello sinistro, logico. Cliché. Infatti qua mi dice, è un mito neuroscientifico, i due emisferi non so parlare. I due emisferi comunicano costantemente. Allora, è vero che i due emisferi siano implicati in delle cose totalmente diverse, cioè uno è la parte creativa e uno è la parte logica. Questo è vero, ma appunto
comunicano continuamente, per cui l'uno senza C'è l'altro. una dominanza. No. È possibile cancellare selettivamente i brutti ricordi dalla memoria come in un film. Cliché. Dormirci sopra aiuta davvero a risolvere un problema o a prendere una decisione difficile. Verità. Parlare ai neonati come se fossero piccoli adulti, senza vociucce, accelera lo sviluppo del linguaggio. Verità. Parlate All'inizio, bene normalmente. quando ho iniziato a fare questo lavoro mi hanno rimproverata Come mai? perché iniziavo a dire forza bambini, dai, mettiamo il giubbottino. Eri E invece il trenino Thomas. mi Invece? hanno subito detto che ovviamente i bambini sono come delle spugne, e se tu insegni a un bambino che quello è il giubbottino, lui poi avrà difficoltà a capire cos'è il giubbotto, perché per lui sarà il giubbottino. Dai, laviamo le manine. Scusa, però Cosa sono le mani? Cioè, ora i cartoni, cioè, possono fare, quindi, nel senso, Quando ero piccola io non c'erano i cartoni. questi cartoni. C'era Dragon Ball, No, sì. esatto, non c'erano. No, effettivamente Crescevamo non con- c'erano questi cartoni così che trattavano i bambini con questo linguaggio quasi infantile, ma neanche infantile. Le manine, la spugnetta. No, Ok. in realtà no, anche perché appunto il bambino apprende quello che tu gli dici e infatti lì dice che crescerà il suo lessico perché lui apprende le tue parole Chiaro. e molto spesso ti chiede perché, che significa? E Ma là che si vuol spiega. dire? Mettere in punizione i bambini, il famoso quando ci vuole, è ancora il metodo educativo più efficace. Questo abbiamo già risposto, non direi il più efficace ma serve. Lodare troppo un bambino rischia di trasformarlo in un futuro narcisista. Cliché. Tutti i traumi e i problemi della vita adulta derivano necessariamente dal rapporto con la madre. Cliché. Mr. Freud ti bussa? Soprattutto per me che è un approccio diverso, il mio approccio è più cognitivo-comportamentale per cui Prendiamo le non distanze. sono d'accordo. No, le distanze completamente no, Ok. però ho diciamo una visione un po' più completa che prevede sia quello ma anche altro, per cui sempre così no. Poi mi hanno insegnato che quando ci sono delle domande, quando c'è mai e quando c'è sempre, sono sempre false. Non puoi sbagliare, eh? Vediamo se questa qua, aspetta. Il cervello maschile o quello femminile sono strutturalmente e biologicamente diversi dalla nascita. Cliché. E non c'è un mai, ragazzi. Quindi non sono strutturalmente, sono uguali. A livello strutturale no. Le donne sono naturalmente più empatiche degli uomini. E questo ti direi verità. Verità. Perché ci sono studi scientifici proprio che dimostrano effettivamente che c'è una percentuale più alta di donne empatiche rispetto agli uomini. Che quindi abbiamo delle differenze, a quanto pare. Sì, ci sono delle differenze, ma non a livello strutturale. A livello strutturale, Sì. biologico no. Ok, cerebrale ovviamente. Perché gli introversi sono solo persone timide che hanno solo bisogno di essere spronate per sbloccarsi. Cliché. Immagina uno super timido e dai forza vieni qua, facciamo forza. Ok, allora dipende cos'è lo sprono, cioè nel senso se una persona è super timida io intendevo anzi quasi metterlo al centro dell'attenzione, dai forza vieni nel gruppo, vieni prendiamoci un caffè insieme, ok? No, assolutamente. Coinvolgerlo, magari piano piano a piccoli passi per farlo integrare all'interno del gruppo, assolutamente sì. Perché non è che se è solo vuol dire che gli piace stare solo, ad alcuni sì, ma non a tutti. Ok. Gli opposti si attraggono e le coppie diverse durano di più. Mi dispiace dover rispondere a questa domanda. È una cosa da film, dai. Cliché. Cliché. Perché? Perché quindi è l'opposto. È un cliché nel senso che da sempre è stato detto dai gli opposti si attraggono. Cioè in realtà non è così, anzi si tende a cercare la persona che abbia similarità, cioè interessi comuni, perché poi fondamentalmente di cosa si parla? Cioè se a te piace il calcio, giocare a calcio, pensi sempre al calcio e non hai niente a parte il calcio e invece a me il calcio piace, ok,
di cosa parliamo, cosa facciamo, ok, a te piace il mare, a me piace la montagna, ok, noi stiamo insieme, ma dove andiamo? Che anche Cioè, per un discorso quindi logico, nel senso poi gli interessi comuni fanno anche la assolutamente sì. Il linguaggio del corpo conta più delle parole che diciamo. Ti dico verità senza più, come dicevo prima, nel senso che non conta di più. Che Ok. conta di più non sono d'accordo, ma che conta tanto quanto quello verbale sono d'accordo. Quindi la postura, la gestualità, il silenzio è comunicazione tanto quanto quello verbale. E qui Vorrei fare... potrei esatto. dire, sono bambini non verbali, quindi non Ah. comunicano. Ok, Comunicano. cioè in quella domanda che, in quell'esempio che avevamo fatto prima, cioè quando c'è un mutismo, ok, da parte del bambino, tu come fai a intervenire? Cioè nel senso devi capire, effettivamente mi hai risposto, devi capire la nascita, no, di questo comportamento. L'antecedente del comportamento, sì. Allora io non parlerei proprio di mutismo perché Ok, io ho usato forse un termine forte, cioè nel senso effettivamente mutismo è forte. sì, nel senso che se preferisco stare in silenzio perché non so cosa dire o preferisco stare in silenzio perché ho vergogna, preferisco stare in silenzio perché non mi sento capito. Ok, il capire però qual è l'antecedente può essere complicato perché appunto c'è un blocco da parte dell'altro, no? Quindi tu devi comunque cercare di parlare. Certo, devi andare per tentativi fai? ed errori. Vai per tentativi ed errori, ok? Provi, vedi se effettivamente andando verso un canale piuttosto che un altro riesci ad avere un'interazione o meno, fino a quando sicuramente una la troverai. Anche noi, nel caso proprio del mutismo, ok? Arrivano dei bambini proprio con mutismo selettivo, per cui parlano neanche una parola, ma comunicano. Ora, cosa vuol dire? Nel senso che, per esempio, una bambina non parla, ma è sempre molto rigida, tende a non guardarti neanche negli occhi, ok? Quindi cerchi un attimo di comprendere che non è leggere nella mente come lo psicologo legge nella mente, no, ma leggere, osservare i comportamenti del bambino, riuscire a capirli per poter intervenire, ok? Per riuscire a capire perché non vuole. Ci vuole empatia, una volta che azzecchi magari il motivo per cui magari lei si sente capita. Ad evitare quel motivo che la mette in quella situazione, così che piano piano inizialmente dirà soltanto una parola sottovoce che tu rinforzerai, perché prima ti dicevo shaping, fading, ok, tutte queste tecniche. Lo shaping è proprio una procedura che serve a far sì che un comportamento che tu vuoi si ripeta. Cioè se un comportamento che tu hai messo in atto, ok, era da me richiesto e tu lo fai anche per sbaglio, anche per caso, io lo rinforzo. Ti dico brava, cioè. Quello è il rinforzo sociale, ti dico brava, ok? Può essere un rinforzo anche un gioco, un'attività che ti piace fare. Un premio. Quello di cui parlavamo prima, è esattamente un premio. Questo è shaping, mentre mi dicevi l'altro? Il fading è al contrario invece, cioè il togliere piano piano l'aiuto, quel prompt che ti dicevo prima, che lo faccio passare da fisico a gestuale, fino a che io lo elimino del tutto così che tu faccia l'azione da solo. Senza il mio quello è bisogno. portare la mano. Ad esempio è quando dice tocca a me con la mano. Chiaro. Continuiamo. Sfogare la rabbia prendendo a pugni un cuscino e urlando aiuta a farla passare. Verità. Ci sta, secondo me pure. L'ansia è un nemico della nostra mente che va combattuto ed eliminato del tutto per vivere bene. Cliché. Ok, abbiamo bisogno dell'ansia quindi. Assolutamente sì, per sopravvivere. La depressione è in fondo solo una grande tristezza che con un po' di forza di volontà e tempo passa da sola. Cliché. Lo psicologo serve solo a chi ha problemi gravi o patologie conclamate. Ne abbiamo altamente parlato, per cui cliché. Andate dallo psicologo, guys. Va bene, Francesca.
Dico, va, non ci espandiamo troppo. Va bene, Francesca, grazie per essere stata qui. Ringraziamo a te. anche il Corpo di Solidarietà Europea per offrirci questo spazio, il Caffè Letterario per offrirci questo tavolo e questo spazio. Ringraziamo assolutamente l'associazione Be The Change che ci permette di fare tutto. Grazie. Un po' complicato, ma allo stesso tempo, secondo te, Ricominciamo. volta. Vai. Almeno tu leggi. Cosa? Questa qua la faccio senza leggere. Me la sento. Qua facciamo un piccolo taglio, incredibile. Siamo andati a ruota libera e ci sta. Allora, non dovrebbe mai... Vorrei fare un gioco con te. Cioè, nel senso... allora, sicuramente... Guarda, rileggi la frase. Non lo so, se abbiamo tempo io continuerei altri 5 minuti. Che ore sono? Bravo. Io rifarei soltanto l'intro. Dico, perché non mi aveva convinto. Andiamo a snocciolare un... Concetto. Ok, un tema. Va bene, ragazzi. Era buona quella di prima. Ma anche secondo me l'ultima vedi che non ti è venuta male. Che vuoi mangiare stasera? Che mangiamo? Che posso... Panini. Ci mangiamo un panino. Su una pizza. Ciao amici di Neurosviluppo in età evolutiva. È complicato, ragazzi, è complicato. Disturbi del neurosviluppo in età Niente, dopo questa puntata mi devo fare una seduta dallo psicologo. Non puoi da me.